Ciao ragazze, bentornate o benvenute sul mio canale. Ormai l'estate è alle porte, quindi finalmente possiamo sfoggiare i nostri vestitini svolazzanti, le gonne corte, i pantaloncini per sentirci super fresche e mostrare le nostre gambe. No, aspetta un momento. Ma come la mettiamo con la cellulite? Ecco quindi un nuovo video con un sacco di consigli che ho provato e che funzionano veramente per diminuire visibilmente la cellulite e rimodellare le gambe. Prima però di iniziare, mi raccomando, se ancora non sei iscritta, iscriviti al canale e attiva la campanella per essere sempre aggiornata sui nuovi contenuti. La cellulite credo sia uno degli inestetismi di cui noi donne ci facciamo più paranoia. Ma se pensiamo che il 90% delle donne ne soffre, è abbastanza inutile sentirci inadeguate oppure sentirci le uniche e sole ad averla. Quindi, con la consapevolezza che la cellulite è una caratteristica normale, e ripeto normale, di noi donne, ne prendiamo atto e con tutta sicurezza andiamo a diminuirla. Ma che cos'è la cellulite? È un'infiammazione dei tessuti sottocutanei. Quando le cellule non riescono più a liberarsi delle sostanze tossiche che producono, creano una membrana porosa. Questo fa sì che il liquido interstiziale riesca ad entrare all'interno della cellula e diluire tutte le sostanze tossiche. Di conseguenza la cellula si ingrandisce e va a schiacciare il microcircolo sanguigno linfatico, formando così la buccia d'arancia. Quindi per ridurre la cellulite, oltre a bere molto, è necessario disinfiammare il nostro organismo con una sana alimentazione e riattivare il microcircolo con esercizi mirati. Adesso vediamo alcuni rimedi che ho adottato e che mi sento sicura nel consigliarveli, perché ho trovato veramente degli ottimi miglioramenti sulle mie gambe. Prima ho curato l'alimentazione e con curare l'alimentazione non intendo una dieta ferrea in cui non mangio niente, anzi mangio parecchio e anche più volte al giorno, ma cerco di mangiare quegli alimenti che non mi infiammano l'organismo, quindi evito di mangiare tantissimi zuccheri, i carboidrati raffinati, quindi preferisco magari le farine integrali, i dolci molto elaborati che hanno panna o creme cerco di evitarli il più possibile, però ahimè io sono molto golosa, quindi ogni tanto, diciamo una volta al mese, io mi tolgo lo sfizio e il cannolo allo zabaione non me lo toglie nessuno. Ciambella proibita, no. Poi le salse non le mangio, le patatine fritte o comunque le patatine, quelle da busta, non le mangio. Cerco di mangiare più pesce che carne, o se mangio la carne comunque mangio delle carni leggere come quella di pollo, quella di tacchino. Mangio però tantissima verdura e per quanto riguarda i formaggi cerco di non consumarne in eccesso. Compro sostanzialmente quelli freschi come ad esempio la ricotta o la mozzarella. Insomma, cerco di avere una dieta il più possibile varia ed equilibrata, cercando di non assumere quei cibi che in realtà non portano alcun nutrimento, ma servono solo per togliersi uno sfizio. Un'altra cosa importante per diluire le tossine è bere tanto. Siccome bere fa molto bene, ma non sempre ne sento la necessità, e anche per cambiare un po' il gusto dell'acqua mi aiuto con dei tè o degli infusi. Adesso che siamo nel periodo estivo mi trovo veramente molto bene con questi infusi della Pompadour che si possono utilizzare con l'acqua fredda. Io ho provato tutte e 4 le versioni degli infusi e vi devo dire che questa allo zenzero e il mirtillo mi è piaciuta di meno, anzi proprio per niente, nonostante sia lo zenzero che il mirtillo sono due cose che mi piacciono, ma insieme in questo infuso non mi piacciono assolutamente. Mentre invece quelle che vi consiglio sono pesca e maracuja, lampone e limone e lime e menta. Sono molto pratici questi infusi qua perché io li metto all'interno delle bottigliette da mezzo litro, metto la bustina dentro, poi le lascio riposare un attimo in frigo e sono molto comode perché poi posso portarmele in giro. L'esercizio fisico è molto importante per riattivare il microcircolo delle gambe. Vi faccio vedere alcuni esercizi che faccio io. Comincio con un riscaldamento di 15 minuti con l'ellittica. Io adoro questo attrezzo perché allena tutto il corpo, gambe, cosce, glutei, braccia, addome e schiena. Inoltre non ingrossa la muscolatura ma snellisce ed è perfetta per combattere la cellulite. Poi proseguo con i miei esercizi. Con il primo esercizio vado ad allenare il gluteo, con dei semplici slanci posteriori dove porto sulla gamba a martello e faccio 3 serie da 20 ripetizioni per gamba.
Poi procedo con gli squat, che servono per tonificare cosce e glutei, e faccio 3 serie da 20 ripetizioni. Il terzo esercizio sono slanci laterali, che servono per rimodellare la gamba, soprattutto l'interno e l'esterno coscia e i glutei. Solitamente per mantenere l'equilibrio mi appoggio allo schienale della sedia. In questo caso non lo faccio per farvi vedere meglio l'esercizio, ma come vedete è un po' difficile e perdo facilmente l'equilibrio. Faccio 3 serie da 15 ripetizioni per gamba. Poi di nuovo a terra per allenare l'interno coscia. Sollevo la gamba lateralmente. La gamba, mentre la sollevo, deve essere piegata mantenendo l'angolo fermo e riporto giù. Le braccia devono essere dritte e non piegate. Ripeto l'esercizio per 15 volte per gamba su 3 serie. Poi proseguo con gli affondi laterali che mi aiutano con i quadricipiti. Faccio 3 serie da 20 ripetizioni. Poi arriva il momento dell'esercizio che più detesto, ma aiuta moltissimo per rafforzare i glutei ed essere più tonici. Lo squat jump. Parto piegata in posizione squat e salto verso l'alto per poi ripetere l'esercizio per 15 volte. Dopodiché il prossimo esercizio a confronto mi sembra una passeggiata. L'ultimo esercizio serve per rassodare velocemente l'interno coscia. Utilizzo questo strumento che posiziono tra le gambe e le chiudo schiacciandolo. Questo movimento sollecita tutti i muscoli dell'interno coscia. Anche qui faccio 3 serie da 15 ripetizioni. Un'altra cosa importante per riattivare la circolazione è il massaggio, che venga fatto o manualmente con un massaggiatore. Io preferisco utilizzare il massaggiatore elettrico perché non ho molta forza nelle braccia e quindi non riesco a fare un massaggio efficace. Per agevolare il massaggio utilizzo un gel. Io in questo periodo sto provando il gel dell'Equilibra Cryo Gel Cellulite. Vi farò poi sapere come mi sono trovata. Voi, se invece non avete un gel anticellulite, potete utilizzare una crema o un olio, giusto per far scorrere meglio il massaggiatore. La prima sessione la comincio con questa testina con le punte. Eseguo il massaggio con movimenti che partono dal ginocchio e arrivano al gluteo. Poi stacco e ripeto cominciando di nuovo dal ginocchio per poi finire sul gluteo. Faccio il massaggio per 5 minuti. Passato il tempo procedo con l'altra testina ondulata, facendo lo stesso movimento dal ginocchio al gluteo per altri 5 minuti. Procedo poi a fare lo stesso con l'altra gamba. Mitico, guarda come balla la mia ciccia! Anche sotto la doccia non perdo tempo e utilizzo uno scrub drenante e rimodellante per le gambe. Questo, devo ammettere, è una vera e propria coccola. Utilizzo lo scrub salino rimodellante dell'Equilibra ed è uno speciale mix di sali marini, oli naturali ed estratti vegetali che sfoglia, leviga e nutre la pelle del corpo. Questo scrub invece è da un po' che lo uso e vi devo dire che è stupendo. Si viene avvolti dal profumo degli oli essenziali che donano una sensazione di benessere e relax. Sembra uno di quei trattamenti che si fanno nelle spa. Ammetto che l'adoro. Bene ragazze, spero che i miei consigli vi possano essere utili. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto se anche voi li avete provati e come vi siete trovati. Io mi sono trovata veramente bene e non vedevo l'ora di condividerli con voi, perché così anche voi potrete sfoggiare gambe da urlo. Bene ragazze, io vi saluto, un grande mega bacio e alla prossima. Aloha!